Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete il sole splende, è iniziata l'estate poiché abbiamo avuto dei temporali durante l'ultima settimana, quindi adesso siamo quasi a giugno e ci prepariamo alla stagione estiva che appunto per l'agricoltura è molto faticosa anche visto le temperature molto alte. Ma oggi siamo nella vigna. Perché siamo nella vigna? Perché dovete sapere che appunto la vite è una pianta molto sensibile alle malattie e quando si superano i 10 gradi di temperatura dobbiamo cominciare a fare i nostri trattamenti. Chiaramente noi faremo i nostri trattamenti biologici, non andremo a dare prodotti chimici, come sempre. E quindi in questo periodo dell'anno appunto dovremo alternare i trattamenti, perché appunto le malattie della vite ci sono e appunto quelle più importanti sono la preonospera e l'oidio, che sono le due malattie principali. Quindi noi andremo ad alternare i prodotti appunto alla poltiglia bordolese, appunto consentito in agricoltura biologica, e lo zolfo che sicuramente conoscerete, l'avete sentito l'odore perché appunto i vecchi contadini portavano questo odore per tutta l'estate perché appunto è un prodotto che si usava molto spesso. Adesso chiaramente c'è lo zolfo bagnabile, oltre ad esserci quello ventilato che veniva usato prima in antichità. Appunto a volte si può anche unire alla poltiglia bordolese e fare un trattamento unico, in questo modo si riesce a debellare appunto queste due malattie, anche perché dovete capire che dalle mie parti non è che ci siano così tante malattie oltre all'oide e alla preonospera. Risulta rara appunto avere malattie come la maldesca, malattie a livello fungine, perché è molto importante anche andare a fare una potatura verde. Questa diciamo non è molto diciamo promossa in agricoltura, anche se dovete capire che appunto per la salute della pianta e per la salute del grappolo, appunto per dargli luce, per dargli ventilazione, perché dovete capire che appunto come in tutte le cose le malattie fungine si sviluppano dove appunto non c'è aria. Quindi se noi andiamo a fare una pulizia come ho fatto in questo caso io, adesso vi faccio vedere da più vicino, quindi gli andiamo a togliere le foglie verdi perché appunto sono anche accumulatori di acqua, perché dovete capire che d'estate ci sono queste brinate che appunto accumulano l'acqua, non essendoci aria si vanno a sviluppare queste malattie fungine. Quindi noi dobbiamo assolutamente fare la potatura verde perché è fondamentale, secondo me è una delle cose più importanti nella coltivazione della vite appunto, e poi per fare il vino successivamente, è quello di andare a dare più aria e più luce alla pianta. In questo modo andremo a dare meno spazio appunto a queste malattie fungine che appunto con il secco, con la luce e con la ventilazione spariscono. Ma io vi ricordo che prima di cominciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like per continuare a supportare i nostri progetti futuri. Allora amici, eccoci qua appunto davanti a una pianta di vite. Come vedete ho effettuato il trattamento con la poltiglia bordolese circa una settimana fa, quindi come vedete dalla foglia si ha un ottimo risultato perché la pianta risulta protetta. Ma come vi ho già detto, in questo momento dell'anno, quando si superano i 10 gradi, perché dovete capire che la pianta andrà incontro alle malattie quando si supereranno appunto i 10 gradi, dovremo appunto utilizzare anche lo zolfo, che appunto è questa sostanza che va a bruciare questi funghi, perché appunto questi funghi vanno sulle foglie, aggrediscono la foglia e oltre a aggredire la foglia vanno anche sul grappolo. Se trovate una vigna abbandonata, se vedete una vigna un po' lasciata andare, troverete verso la stagione della vendemmia dei grappoli che vi sembrano sani, ma appunto andando a toccare gli acini, che sarebbero questi piccoli grappoletti che poi vanno a maturare, quindi si forma poi il grappolo da utilizzare per il vino, troverete questi grappoli che all'interno saranno secchi e appunto per riconoscere l'oidio si troveranno queste foglie un po' biancastre, si avranno tutte queste polverine bianche intorno ai grappoli. E questa malattia appunto è molto molto terribile perché poi per quelli come me che vanno a fare il vino, appunto non potendo utilizzare i grappoli si ha una mancata raccolta e questa noi assolutamente non vogliamo. Quindi andremo a fare questi trattamenti con lo zolfo, che si possono mischiare anche con la poltiglia bordolese. Molte persone sconsigliano questo perché dicono che alternandoli si può avere una fitotossicità, ma io sinceramente l'ho sempre mischiato e non ho mai avuto problemi, perché molte persone che conosco mischiano prodotti rameici che possono anche non essere la poltiglia bordolese allo zolfo. In questo modo si ha una protezione completa
da la Pronospera e l'Oidio. Poi chiaramente ci possono essere altre malattie, ma questi due prodotti, anche solamente utilizzati durante la stagione estiva, possono andare a proteggere la nostra pianta e oltre a garantire un raccolto vanno anche a proteggere lo stato di salute della pianta, perché noi dobbiamo anche proteggere la pianta, in questo modo non va a morire, perché durante la stagione estiva, producendo grappoli, va anche a indebolirsi la pianta. Vedete, questa è una pianta molto vecchia a cui io rilascio sempre abbastanza grappoli perché mi produce, diciamo, tanta uva, e io in questo modo devo dargli un aiuto proteggendola appunto da questi funghi che andranno a essere bruciati dallo zolfo, appunto perché andrà a una temperatura molto alta, brucerà questi funghi. Ma voi mi chiederete, ogni quanto io devo andare a trattare la pianta con questi prodotti rameici e lo zolfo? Solitamente si tratta ogni 15 giorni, quindi ogni 2 settimane circa dall'ultimo trattamento. Come vedete io questo l'ho fatto una settimana fa e diciamo l'ho fatta abbastanza potente, quindi si vedono ancora molto bene i segni del trattamento, quindi una persona può anche andare sulla pianta a vedere di persona come lo stato di salute della pianta. Se chiaramente piove un po' perde la pianta il trattamento. Qui in questi ultimi giorni è piovuto, anche se devo dire è rimasto abbastanza ciò che avevo fatto prima, ma appunto io vi consiglio di mischiare questi prodotti. Allora amici, come vedete qua io non utilizzerò lo zolfo bagnabile, ma utilizzerò quello ventilato. Perché utilizzerò quello ventilato? Per un semplice motivo, perché questo zolfo ventilato mi è avanzato. Io, per non buttarlo, appunto per utilizzarlo, anche perché è come quello bagnabile, lo andrò a utilizzare. Quindi ho tirato fuori dalla mia cantina questo piccolo e vecchio strumento che veniva utilizzato in antichità dai contadini, anche perché io non ho la pompa, quella appunto ventilata che si attacca al trattore e va a diciamo fare il trattamento, ma ho bensì la pompa, diciamo, con cui faccio i trattamenti di Portiglia Bordolese, dove appunto farò poi un video dove appunto metto anche lo zolfo bagnabile e faccio questo trattamento completo. Io vi sconsiglio assolutamente di andare a fare i trattamenti sia con la Portiglia Bordolese che con lo zolfo quando le temperature superano i 30 gradi, anche perché è abbastanza difficile e dura per il contadino andare a fare il trattamento perché fa caldo, ma dovete sapere che lo zolfo, quando si superano i 30 gradi, diventa fitotossico. Quindi consiglio sempre di andare a fare il trattamento o la mattina presto, o meglio ancora la sera tardi, quando si ha una temperatura dai 25, 22, 23 gradi. Poi chiaramente dipende dalla zona, perché se uno abita in montagna non ha di questi problemi. In questo periodo qua è fine maggio, quindi oggi si hanno 23-24 gradi e quindi ancora si può fare la cosa. Oggi non arriveremo a picchi di 30 gradi, ma al massimo 25, quindi siamo al sicuro. Poi in questa zona non siamo in pianura, siamo in collina, quasi in montagna, quindi io mi sento tranquillo di fare questo trattamento in questo periodo della giornata, che è circa le 11 di mattina, quindi ancora non si ha il picco, diciamo, di temperatura. Allora amici, ci mettiamo i guanti, andiamo a riempire il nostro serbatoio che ci servirà appunto per fare il trattamento. Abbiamo tolto il tappo dello strumento, andiamo a prendere la busta con il prodotto e con una semplice paletta da giardino lo andiamo a riempire. State attenti a non farlo fuoriuscire, andiamo a mettere piano piano. Questo vi ricordo che è quello ventilato, non è bagnabile, quindi si può andare a dare solamente in questo modo, con queste pompette. Appunto è uno zolfo che secondo me ha veramente tanti anni, perché l'ho lasciato all'interno della mia riserva dove tengo tutti i prodotti. Veramente questo probabilmente è stato comprato da dei contadini che precedevano me stesso, quindi deve avere tanti anni. Si va a riempire la nostra pompetta, in questo modo andiamo a fare il trattamento con lo zolfo. Allora amici, abbiamo riempito la nostra pompettina con lo zolfo e siamo pronti per iniziare il trattamento. Prima di cominciare il trattamento vi ricordo semplicemente una cosa, anche se poi siete liberi di agire come volete, che questi prodotti, pur non essendo chimici e appunto dannosi così tanto per la salute, vi ricordo che possono causare anche delle irritazioni a livello degli occhi, alle irritazioni a livello respiratorio e anche a livello della pelle. Quindi io, questo è il mio pensiero, utilizzo la mascherina
perché in questi ultimi periodi è stata utilizzata anche fuori dalle nostre case. Pur non amandola, e faccio una fatica veramente a metterla, io me la metto per fare questo trattamento perché non voglio andare a recarmi dei danni, diciamo, personali, anche perché basta un niente e appunto ci possiamo proteggere da questi agenti che possono irritare, e poi utilizzo gli occhiali appunto per non andare a irritare gli occhi. Bastano anche quelli lì che si utilizzano per tagliare l'erba, perché questi servono per tagliare l'erba, per raccogliere le olive, per fare tutte le cose, ma come vedete sono piccoli e semplici passaggi per non andare a farci dei danni, perché poi io sono andato qualche anno fa, perché mi era finito dentro un piccolo pezzettino di sasso dentro l'occhio, e sono stato un giorno e poi un mese successivo male, perché quest'occhio dovevo proteggerlo appunto. Quindi vi ricordo che sicuramente ogni volta che si fa una lavorazione in agricoltura di stare sempre molto attenti alla propria salute. Allora amici, abbiamo appena finito di fare la lavorazione con il nostro zolfo, mi raccomando non fatelo contro vento perché sennò vi arriva tutto addosso, usate le protezioni chi vuole, e subito dopo io mi sciacquo sempre la faccia, mi sciacquo le mani appunto per andare a togliere se ci sono dei residui, anche perché poi se uno va a mangiare è un po' irritante, ve l'ho già detto, è irritante e quindi dà un po' fastidio. Comunque io spero di essere stato chiaro, fatemi sapere come vi muovete voi e mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per continuare a seguire i nostri progetti futuri. Ciao!